Ti sei stancato dei tuoi mobili Ikea? Non buttarli, ma cambiali, colorandoli. Vediamo come si fa. Il nostro progetto è veramente ambizioso. Infatti Emma ha scelto una carta parati bellissima. Si chiama? Foglie scimmie ed Edi Fornasetti. È un pezzo bellissimo. Quindi, con una carta da parati originale, quindi vera, possiamo tranquillamente ricoprire le ante principali dopo aver colorato la struttura e renderla veramente moderna. Prima però si parte, togliendo le maniglie perché non ci piacciono. Cacciavite a stella e via. Parto col dirti che se usi Magic Paint, ovvero la pittura che noi utilizziamo, non devi carteggiare. È una delle poche pitture in commercio che non ha il primer, quindi non serve aggrappante e non serve carteggiare, perché è fatta con materie prime pazzesche, l'aggrappante c'era all'interno e oltre che aggrappare veramente bene anche superfici lucide, come questo materiale Ikea molto molto liscio e plastificato, tiene per tantissimi anni. Infatti ci facciamo anche cucine, piastrelle, porte. Si prepara la superficie con ABA. ABA è acqua calda, più o meno 1 litro, un bicchierino di ammoniaca, e bicarbonato. Bicarbonato normalissimo, quello che si usa anche per lavare le verdure. Acqua molto calda, spugnatina dei piatti semiabrasiva, panno in microfibra per sciacquare e si lava bene, 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 perché la superficie bella detersa consente alla pittura di aggrappare al 100% e di non andare più via. Provate questa soluzione ABA anche se dovete lavare, che ne so, l'interno di una cappa, scioglie tutto il grasso, tutto. Dopo aver lavato tutta la superficie con ABA, si prende acqua pulita, un panno in microfibra e si sciacqua bene. Noi corichiamo il mobile perché lo vogliamo colorare in orizzontale. Perché? Perché la pittura con il rullo si stende molto meglio, ne sprechi di meno, quindi risparmi colore e non fai le gocce e le colature, lavori molto meglio. La mia pittura, guardate quanto è densa, va usata pura perché il suo aggrappante permette di aderire bene su queste superfici. Riconosci Magic Paint da cosa? Beh, il marchio Magic Paint ed un'altra cosa fondamentale, il baffo. Queste pennellate sono fatte a mano su tutti i barattoli in tutto il mondo per farti capire bene qual è la tonalità del colore, ovviamente poi va protetta. Cosa faccio? Primo suggerimento, oggi uso il rullo, che è tanto demonizzato dai decoratori, ma sbagliano. Io lo metto il colore nella vaschettina, guardate, ne metto più o meno così. Il barattolo l'ho già aperto, ne avrò messo 150 grammi. Una vaschettina che addirittura, guardate, ha la copertura trasparente. Questo mi permette di far prima perché oggi sono veramente di corsa e una volta che ho finito col nero la butto via per versarci poi dentro il protettivo. Così con una vaschettina posso usare più prodotti. Il mio rullo, un rullo fantastico in microfibra che mi consente di coprire benissimo già con la prima passata. È il rullo Magic Paint ovviamente, ma l'ho già usato e quindi per far tornare la fibra bella bella morbida lo attorciglio con un nastro carta e poi, guardate, toglie la polverina, toglie i peletti in eccesso e torna come nuovo. Ora si carica il rullo, si lavora sempre con il rullo bello pieno e poi si parte. Tenete vicino a voi anche un pennello che vi permetta di andare a lavorare molto bene nei punti più stretti per andare a togliere magari le sbavature, le colature. Un pennello 30 Magic Paint va benissimo. Guardate quanto è facile. Guardate come aggrappa bene e quanto copre. In Nuit Parisienne il colore che sto per utilizzare è un nero molto molto particolare, è un nero antico, vintage e non è un nero scontato, è un nero che ti permette proprio di cogliere diverse sfumature. Ora voi non guardate il fatto che non stia coprendo al 100% perché è normale. Nella prima volta in cui utilizzo un colore su un bianco così acceso è ovvio che il nero sia il fondo, la base. E qui oltretutto poi metteremo la carta a parati, quindi non daremo neanche una seconda mano, vero Emma? No. Con il pennello prendo pochissimo colore qui dove c'è la vaschetta e vado a fare i bordi, se preferisco, e le parti rientranti. Ovviamente poi aprirò le antine e andrò a fare bene bene le finiture interne con nastro carta. Se volete avere una stesura universale, una volta passato il pennello, potete poi anche ripassare il rullo. In questo modo non si vedrà la differenza tra rullo e pennello, ma sarà sempre uguale e voi avrete fatto un lavoro molto bello, molto preciso. Ora continuo, estendo
il menu parisien su tutta la struttura. Dove non arriva il rullo, arriva il pennello. La prima mano asciutta e quindi parto con la seconda, sempre con pittura pura perché bisogna facilitare l'aggrappaggio su una superficie così lucida e sempre con rullo e pennello. Parto. Nella parte frontale delle antine, chiamiamole così, verrà messa la carta da parati. Però la carta da parati ha bisogno di una colla apposita che è in polvere e bisogna prepararla più o meno un quarto d'ora prima di iniziare a utilizzarla. Perché? Perché riusciamo a raggiungere la giusta densità, tira bene e sarà perfetta senza grumi per poi stenderla sotto la carta da parati. Preparare la colla è facile? Sì, molto. Mettiamo un po' d'acqua in una ciotola. Noi abbiamo preso questa ciotola di plastica da cucina da pochi euro e la usiamo sempre per tutti i lavaggi, colle o altro. Ne ha messo più o meno Emma nella ciotolina un dito. Sì. E vado ad aggiungere, a pioggia si dice, un po' di colla e la miscelo. Ne aggiungo poco per volta perché devo sciogliere tutti i grani. Perché noi vi facciamo vedere questo procedimento? Perché solitamente sulla colla, sulla scatola della colla, trovate la diluizione di tutta la scatola, tutta la confezione. Solitamente viene venduta per mettere la carta da parati su muri. Noi la vogliamo mettere poca su un mobile, quindi la concezione di spreco deve essere completamente differente. Non si deve sprecare il prodotto. Quindi noi compriamo la colla, che costa molto poco, ovviamente, e la misceliamo, la utilizziamo quando ci serve, ok? Poi può essere conservata questa colla? Assolutamente, in un Ricordate, barattolo chiuso. bravissima, quindi che ne so, il classico barattolo di vetro dei sottaceti lo laviamo, lo teniamo anche per questi utilizzi. Se questa colla avanza, nel momento in cui abbiamo finito di fare il nostro lavoro, la mettiamo lì dentro. Può anche essere utilizzata per incollare dei fogli di carta, cose classiche anche per la cancelleria. Capisco che la colla è pronta, quindi ho messo abbastanza polvere quando l'acqua non è più limpida e quindi inizia a diventare leggermente torbida. Ora noi la lasciamo riposare più o meno un quarto d'ora. Nel frattempo iniziamo a stendere il protettivo su tutto il mobile. In questo modo sarà perfetto perché quando io vado poi a mettere la carta da parati il mobile è già protetto e non rischio di graffiarlo. Così lei tira, diventa bella cremosa e nel frattempo io non perdo tempo e passo il protettivo sul mobile. È ora di proteggere la nostra scarpiera con protettivo satinato, che è una via di mezzo ovviamente tra opaco e lucido. È un barattolo nuovo, quindi lo devo ancora diluire. E solitamente io vi spiego, vi insegno che va diluito in media del 20%, ma dipende, siamo in estate, siamo in inverno, cosa proteggo? Allora io quello che vi dico sempre è non fatevi prendere dall'ansia delle percentuali di diluizione e cercate di capire a liquidità come vi piace. Ovviamente non bisogna esagerare. Su un barattolo nuovo io ne ho messo all'incirca mezzo dito di acqua, guardate. Questo passaggio oggi ve lo faccio vedere perché non voglio che voi pensiate che se sbagliate di qualche grammo ad inserire l'acqua dentro il protettivo possano esserci dei gravi problemi. Certo, se diluite troppo un problema ci può essere. Essendo tanto diluito, la protezione potrebbe essere poca. Però questi problemi fateveli soprattutto quando andate a proteggere una cucina, un tavolo, delle porte. Ok? In questo caso voi adesso vedrete tra pochi istanti che nel momento in cui io ho finito di miscelare, di girare, la fluidità del protettivo non è cambiata più di tanto. Guardate. Vedete? È sempre bello, vellutato, cremoso, non è acquoso. Guardate. È molto piacevole anche nella stesura in questo modo. Potete al massimo diluire un goccino di più quando è estate, quando fa molto caldo, quando siamo a luglio-agosto e per esempio quando stendete il protettivo non fate in tempo a stenderlo che già si asciuga e si secca. Altrimenti questa è la fluidità che è giusto raggiungere nel momento in cui diluite a occhio. Uso di nuovo il rullo, ma prima di partire faccio di nuovo questa cosa, che in questo momento è super fondamentale. Perché? Perché sulle parti scure, sul nero, anche sulle auto nere, sulle cose nere in generale, la polvere si vede di più, i pelucchi si vedono di più e questo è un rullo a pelo bianco. Quindi noi con questo metodo togliamo via eventuali pelucchi bianchi che rimangono sul rullo e eventuali polveri. Le togliamo il più possibile, così andiamo a stendere il protettivo trasparente e non abbiamo difetti. Carico molto bene il mio rullo.
Ora io per questioni di tempo vado avanti, ma ricordate, se il rullo inizia a fare un po' di schiumetta, non dovete fare altro che caricarlo e lasciarlo così qualche istante in modo che sedimenti. Le bolle di aria scoppieranno e sarà perfettamente fluida. Io ora bolle non ne ho e parto. Cerco di essere bella, liscia e vellutata e sicuramente questo rullo mi aiuta moltissimo perché il peletto in microfibra mi va a autolivellare la pittura e mi riduce al massimo la possibilità di avere poi in futuro delle sbavature o dei segni e quindi è veramente un rullo pazzesco. Come potete vedere nella parte frontale non sono stata brava a stendere la seconda mano in modo omogeneo dappertutto. In effetti qua e qua ho lasciato il mio rettangolo di colore primario. Tanto qua metto la carta e non sprechiamo colore, non sprechiamo tempo. È il momento di decorare. Fai vedere la carta? Eccola qua. Allora, si chiama Foglie Scimmie della collezione Senza Tempo 2, sì, di Fornasetti ovviamente, e il codice è 123/10050. Questo ve lo dico perché se volete poi acquistarlo sul mio sito potete. Ricordate una cosa, è importante fissarsi bene in testa questo concetto. Il sito easyrom.com e i rivenditori Magic Paint sono gli unici a vendervi questa carta a metro. Che cosa vuol dire? Che se voi volete fare solamente questa scarpiera dove ci sono 110 cm, ovvero 1,10 m più o meno, dovete comprare solo 2 metri, non tutto il rotolo. Sapete che risparmio? E quei 90 cm che non usate li potete utilizzare per fare, che ne so, il piano di un tavolino. Quindi massimo risparmio, ma avete una carta originale di Fornasetti che vi abbellirà in un modo pazzesco la casa. Allora Emma, togliamo la carta e stendiamo la colla che nel frattempo si è addensata. Vi ricordate prima com'era? E guardate adesso. È passato più o meno un quarto d'ora. Chiaro è che io, essendo vincolata da una superficie molto particolare, non è un muro, tendo a farla leggermente più densa. Se voi la volete più liscia, più liquida, basta aggiungere un po' di acqua, però ricordatevi, più acqua mettete, più la diluite, meno potere aggrappante ha. Stendiamola bene su tutta la parte frontale dove voglio metterci la carta. E ricordate sempre una cosa importantissima, la colla della carta da parati è pazzesca ed è studiata apposta per non lasciare residui. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi con la colla andate a macchiare leggermente la carta non capita nulla. Potete prendere un panno in microfibra molto strizzato, anzi strizzatissimissimo, e passarla delicatamente sulla carta per pulirla dagli eccessi di colla. Assolutamente non ci sarà nessun problema, ma proprio nessuno, perché voi la pulirete, la toglierete. Ora noi stendiamo la colla direttamente sul supporto, perché è fondamentale sempre informarsi bene su quale sia il metodo. Ci sono per esempio certe carte da parati dove devi stendere la colla sia sul supporto, tipo sul muro o sul mobile, che sulla carta. Per questa carta non serve. Ma mi ricordi di che materiale è fatta? È un TNT, quindi un tessuto non tessuto, un materiale che simula il tessuto per lucentezza e finitura, però è più malleabile. E quindi è molto facile comunque da utilizzare e da applicare. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche solo con una mano di colla sulla superficie direttamente, noi siamo a posto. Siamo pronte per l'applicazione. Noi faremo un'unica mandata e poi taglieremo nel punto in cui abbiamo le scimmie. Inizi tu? Sì. Allora, noi abbiamo leggermente una cornice che rimarrà nera di quanto, Emma? Più o meno di mezzo centimetro? Sì, anche meno. Allora, io preferisco partire dall'alto. Ok, te la rialzo. Va bene. Quindi vedete, si può anche rialzare senza problemi e riposizionare. Preferisco partire dall'alto perché voglio tenere il livello alto come misura. Mi pare che sia abbastanza centrata. Ok. Allora, prima di tutto io attacco la parte iniziale ed è importante ricordare che si deve prendere dal centro e far uscire fuori l'aria premendo delicatamente ai lati. Come vedete io qua mi sono messa un guantino di stoffa, se volete farlo bene, altrimenti potete anche utilizzare uno straccettino asciutto e pulito. Questo mi serve semplicemente per toccare la superficie. Io ho piacere di controllare al 100% che non ci siano delle bolle. Ora continuo, faccio aderire bene alla superficie la mia carta, facendo uscire tutta l'aria che potrebbe immagazzinarsi tra la carta e il mobile, e pian pianino si continua. E ricordate sempre una cosa, man mano che la carta assorbe la colla,
si inumidisce, la prende, la fa sua. Poi solo in un secondo momento farà adesività. Quindi non vi preoccupate se nei primi momenti in cui voi stendete la carta vedete che non è subito bella attaccata alla superficie. Serve un po' di tempo. Nel momento in cui il TNT si impregna di colla, lo tiene, lo tira, poi sarà tutto perfetto. È importante questo passaggio perché se voi l'avete messa storta o il ricongiungimento non è perfetto, avete ancora il tempo per modificare, quindi per ristaccare il foglio e per metterla. Quindi avete un tot di minuti che vi lasciano il buono per rifare il processo se non è venuto al 100% bene. Tolgo gli eccessi di colla passando con un panno umido. Lascio asciugare bene il supporto, la carta, prima di fare i buchi e di catterare. In questo modo non rischio di spostarla, quindi ci vorrà almeno un'oretta in modo che si inizi a saldare bene sulla superficie. La carta non è asciutta del tutto, ma è iniziata a tirare ed è abbastanza attaccata alla superficie, vuol dire che mi può consentire il cutter. Vado qua e taglio in modo da poter poi aprire le antine. Sicuramente questo passaggio è importante perché non devo rovinare la carta, ma mi consente anche di controllare se la carta è ben attaccata oppure no. In questo modo posso ancora mettere della colla e schiacciare ulteriormente in tempo. Come vedete qua ho uno sfrido di qualche millimetro. Questo potrebbe essere un problema perché? Perché nel futuro la mano si aggrappa e fa sfogliare e alzare la carta. Quindi per me è importantissimo adesso rifilare al 100% a questo punto, rimettere leggermente la carta sotto e far di nuovo aderire. Risollevo leggermente e metto ancora un goccino di colla su tutto il bordo. In questo modo faccio di nuovo aderire la carta in tempo per farla asciugare bene bene, tirare con la sua colla insieme al resto dell'antina. In questo modo tolgo l'eccesso di carta con molta precisione. Quindi mi aiuto con la spatola che mi tiene fermo il supporto. La nostra scarpiera è bellissima, è un pezzo di design ormai, con una carta originale Fornasetti. Ora aspetto che la carta tiri bene, asciughi bene tutto per mettere i pomelli che sono la ciliegina sulla torta. Emma ha scelto questo pappagallo dorato, ci sta. Col tema foresta, le scimmiette, le foglie. Abbiamo già provato se il buco è giusto, Emma? È giusto. Ok, ricordiamo a casa che quando vogliono forare per metterci il pomello è importante farlo da quella punta da 5,5. Quindi punta per il trapano da legno. Perfetto. Ti piace, Emma? Molto. Anche a me, tantissimo. Anche questo restyling. È finito. Dove va questa scarpiera? A casa mia. Quindi abbiamo scoperto l'arcano. Questa bella scarpierina era di Emma, è di Emma, e abbiamo voluto cambiarla perché Bianca non stava più e perché non è nelle corde di Emma. E questa carta a Emma piace tanto, sì, però tu hai anche altre carte con scimmie e cose così, è un tema che ti piace. Sono molto contenta perché volevo da tempo farvi vedere un restyling su mobili moderni, lisci, per farlo diventare ancora più contemporaneo. Cosa vuol dire? Che anche se la struttura di un mobile è lucida, bianca, squadrata, non vuol dire che sia moderna. A volte possiamo avere dei mobili che magari sono squadrati e possono sembrare moderni, ma magari sono ingialliti, un po' agé. Quindi ricordate sempre che fin quando funzionano, fin quando non sono completamente sfasciati e rotti, anche i mobili con questi multistrato, con diciamo dei materiali che non sono puramente legno massello, possono essere salvati tante volte. Anche i mobili che compriamo ovviamente da Ikea. Quindi vi salutiamo e vi ricordiamo che cosa? 1. Dove si compra Magic Paint? Dai rivenditori autorizzati che trovate sul sito www.magicpaint.it. Divisi per regione e cercate quello più vicino o quello che vi piace di più, quello più simpatico. Seguitelo anche sul social, sul gruppo Love Magic Paint, li trovate, che commentano, così vi li studiate un po' prima. Oppure volete comprare Magic Paint online perché non c'è un rivenditore che vi può aiutare vicino? L'unico sito italiano che rivende Magic Paint online è www.elisirom.com. È stata fatta una scelta per tutelare i rivenditori e per tutelare il prodotto, quindi Magic Paint non la troverai mai su Amazon. Ciao! Ciao!